Jacob Roberts aveva sempre creduto che il suo matrimonio fosse forte. Lui ed Emma stavano insieme da quasi 10 anni, condividendo bei momenti, sfide e sogni. Si erano conosciuti nei primi 20 anni a Melbourne. Jacob era un ingegnere junior che lavorava su un progetto di costruzione ed Emma aveva appena finito l'università e iniziato un lavoro nel marketing. Una cosa che Jacob amava di Emma era la sua ambizione. Era determinata e affascinante, rapidamente in ascesa nella sua carriera. A metà dei suoi 30 anni era dirigente marketing senior alla Sanderson Enterprises, una grande società immobiliare in Australia. Jacob, nel frattempo, era felice di lavorare come responsabile di costruzione. Anche se il suo lavoro non era prestigioso, era stabile e forniva loro una vita confortevole. Ma recentemente le cose avevano cominciato a cambiare. Emma era diventata distante e distratta, spesso tornando a casa tardi, incolpando cene di lavoro o riunioni con clienti. Prima lasciava il telefono sul bancone della cucina, ma ora lo teneva vicino, sempre a faccia in giù. Jacob non voleva essere sospettoso, ma sentiva che qualcosa non andava. Tutto iniziò in piccolo. Emma iniziò a parlare più spesso del suo capo, Greg Sanderson. Lo descriveva come affascinante e intelligente, qualcuno che aveva trasformato l'azienda. All'inizio Jacob non ci pensò molto, dato che Emma parlava spesso del suo lavoro. Ma man mano che le menzioni diventavano più frequenti, Jacob notò un cambiamento nel suo tono, un calore, un rispetto che sfociava nell'ammirazione. Greg non era solo il suo capo, era qualcuno a cui guardava con ammirazione. Tuttavia, Jacob lo liquidò come ammirazione professionale. Ma poi le cene di lavoro diventarono un evento regolare. All'inizio erano 1 o 2 volte al mese, poi ogni settimana. E ultimamente sembrava che fosse fuori più di quanto fosse a casa. Jacob non riusciva a scrollarsi di dosso il crescente senso di disagio. Provò a parlarne con Emma, ma aveva sempre una spiegazione plausibile. Il mercato immobiliare stava esplodendo. Greg aveva grandi piani e il team doveva lavorare fino a tardi per tenere il passo. Jacob voleva crederle. Dopotutto, stavano insieme da così tanto tempo e la fiducia non era mai stata un problema prima. Ma una sera, scorrendo il feed dei social media, Jacob si imbatté in qualcosa che gli fece gelare il sangue. Una foto era stata postata da un collega di Emma. Era uno scatto spontaneo di quel giorno a un evento aziendale. Emma era sullo sfondo, in piedi vicino a Greg. I due ridevano, i loro corpi inclinati l'uno verso l'altro, in modo che sembrava intimo, troppo intimo per un capo e un dipendente. Jacob fissò la foto per molto tempo, la mente che girava con domande. Stava immaginando cose? Era paranoico o c'era qualcosa di più tra Emma e Greg? Jacob cercò di non pensarci, ma il dubbio aveva già messo radici. Una settimana dopo, i suoi sospetti si fecero più forti. Emma tornò a casa tardi una notte, le guance rosse e gli occhi pieni di eccitazione. Disse a Jacob che Greg l'aveva invitata a una piccola festa a casa sua quel weekend, solo per alcuni membri senior del personale. Jacob non era mai stato invitato a nessuna delle feste di Greg prima. Così chiese se poteva venire anche lui. Emma esitò e disse: «Non sono sicura che sia quel tipo di festa. È più una cosa di lavoro.
Greg vuole solo che il team si unisca. Potrebbe essere imbarazzante se tu fossi lì. Lo stomaco di Jacob si attorcigliò. Imbarazzante? Perché sarebbe stato imbarazzante? Si era sempre trovato bene con i colleghi di Emma in passato, ma c'era qualcosa nella sua voce, una sottile inquietudine che rese Jacob sospettoso. Sono sicuro che a Greg non dispiacerebbe. Mi piacerebbe conoscere il team e vedere dove hai passato tutto il tuo tempo, rispose Jacob, cercando di mantenere la voce leggera. Il sorriso di Emma vacillò solo per un secondo, ma fu abbastanza per confermare ciò che Jacob già sospettava. Non voleva che lui fosse lì. Stava nascondendo qualcosa? Il giorno dopo, Jacob cercò di metterlo da parte. Forse stava esagerando. Forse Emma aveva ragione. Era solo una cosa di lavoro e si sarebbe sentito fuori luogo. Ma avvicinandosi il weekend, non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che qualcosa non andasse. Emma uscì di casa in un turbinio di eccitazione, vestita con un elegante abito dorato che le aderiva perfettamente. Aveva passato ore a prepararsi, più impegno di quanto Jacob l'avesse vista mettere in un evento di lavoro da anni. Lo baciò sulla guancia e salutò con la mano. Il sorriso troppo luminoso, troppo forzato. Appena uscita dalla porta, Jacob prese una decisione. Avrebbe scoperto la verità. La casa di Greg Sanderson era più una villa. Si trovava nel ricco sobborgo di Mossman, con vista sul porto di Sydney. Era il tipo di posto che mostrava ricchezza e potere, un luogo dove Jacob non si sentiva mai a suo agio. Parcheggiò l'auto a qualche strada di distanza, sentendo un misto di rabbia, ansia e paura. Non sapeva cosa avrebbe trovato, ma aveva bisogno di sapere cosa stava nascondendo Emma. Quando Jacob arrivò, la festa era già in pieno svolgimento. Entrò silenziosamente dal cancello laterale, cercando di non essere notato. Il cortile era pieno di gente, uomini in abiti eleganti e donne in vestiti firmati, tutti che ridevano e parlavano senza preoccupazioni. L'aria profumava di costosi profumi e sigari, e i suoni di bicchieri tintinnanti e conversazioni soffuse riempivano lo spazio. Jacob scrutò la folla, il cuore che batteva forte, e poi la vide. Emma stava vicino alla piscina, il braccio casualmente appoggiato sulle spalle di Greg. Erano immersi in una conversazione, i volti vicini, troppo vicini. Jacob osservò mentre Greg le sussurrava qualcosa all'orecchio ed Emma rideva, la mano posata sul suo petto. Lo stomaco gli si rivoltò. Si sentiva congelato, i piedi radicati al suolo mentre li osservava. L'intimità tra loro era innegabile e sembrava un pugno nello stomaco. La donna che aveva amato per così tanto tempo, la donna di cui si fidava completamente, era lì, guardando un altro uomo come una volta guardava lui. Per un momento Jacob pensò di voltarsi e andarsene. Forse sarebbe stato più facile non affrontarla, non affrontare la verità. Ma qualcosa dentro di lui si spezzò. Si avvicinò a loro, il cuore che batteva nel petto. Mentre si avvicinava, Emma girò la testa e i loro occhi si incontrarono. Il suo sorriso vacillò e il volto si scolorì. Non si aspettava che fosse lì, non si aspettava di essere scoperta. Jacob, cosa ci fai qui? La voce di Emma tremava, gli occhi spalancati per lo shock.
Potrei farti la stessa domanda, rispose Jacob, la voce bassa e ferma, ma conosco già la risposta. Il rumore della festa sembrò svanire mentre i tre rimanevano lì. Il silenzio pesante, colmo di verità, non dette. Greg si mosse a disagio. La sua solita sicurezza scomparsa in quel momento teso. Cominciò a dire qualcosa, ma Jacob lo interruppe. «Questo è tra me e mia moglie», disse Jacob freddamente, gli occhi fissi su Emma. Emma aprì la bocca come se stesse per parlare, ma non uscì alcuna parola. La verità era chiara sul suo volto. Non c'era modo di negarlo ora. Lo aveva tradito e lo sapevano entrambi. Jacob sentì un'ondata di rabbia, tristezza e incredulità. Le aveva dato tutto: la sua fiducia, il suo amore, la sua lealtà, e lei aveva buttato tutto via per questo. Senza dire altro, Jacob si voltò e se ne andò, lasciando Emma e Greg lì in silenzio sbigottito. Jacob guidò verso casa in silenzio, la mente affollata di pensieri ed emozioni. Si sentiva intorpidito, come se il mondo fosse cambiato sotto i suoi piedi e niente avesse più senso. Come si era arrivati a questo? Come aveva potuto la donna che amava, la donna con cui aveva costruito la sua vita, tradirlo così completamente? Quando arrivò a casa, la casa sembrava vuota e fredda. Si sedette sul divano, fissando il muro, la mente che ripeteva gli eventi della notte più e più volte. Non riusciva a crederci. Emma, la sua Emma, la donna di cui si fidava completamente, gli aveva mentito per mesi. I giorni successivi furono confusi. Emma tornò a casa tardi quella notte, ma Jacob non la affrontò. Non riusciva ancora ad affrontarla. Aveva bisogno di tempo per elaborare tutto, per capire cosa avrebbe fatto. Emma, da parte sua, non lo spinse. Sembrava percepire che qualcosa era cambiato tra loro, ma non ne parlò. Si muovevano per la casa come estranei, ognuno perso nei propri pensieri. Una settimana dopo, Jacob finalmente la affrontò. «Perché?» chiese, la voce appena un sussurro. Emma lo guardò, gli occhi pieni di colpa e rimpianto. «Non lo so», disse, la voce tremante. «È successo e basta. Non volevo che andasse così lontano». Jacob sentì la rabbia crescere dentro di sé. «Non volevi che andasse così lontano, Emma? Hai mentito per mesi. Come hai potuto farmi questo?» Emma iniziò a piangere, ma Jacob non provò pietà per lei. Non questa volta. Aveva fatto le sue scelte e ora dovevano affrontarne le conseguenze. Nel corso delle settimane successive, Jacob lottò per accettare ciò che era successo. Il tradimento era profondo e la fiducia tra lui ed Emma era distrutta. Provarono a parlare, a superarlo, ma ogni conversazione finiva in rabbia e lacrime. Alla fine, Jacob capì che il loro matrimonio non poteva essere salvato. Il danno era troppo grande e non poteva vivere con il costante dubbio e dolore. Decisero di separarsi e Jacob lasciò la casa che avevano condiviso per così tanto tempo. Fu un processo difficile e doloroso, ma col tempo Jacob iniziò a guarire. Trovò conforto nel lavoro, negli amici e nei momenti di quiete in solitudine. Imparò a lasciare andare la rabbia, a perdonare se stesso per non aver notato i segnali prima e ad andare avanti con la sua vita. Alla fine, Jacob capì che a volte le persone che amiamo non sono chi pensiamo che siano.
Il tradimento è doloroso, ma porta anche alla luce la verità. E a volte la fine di qualcosa di rotto può essere l'inizio di qualcosa di nuovo e bellissimo. E voi, come avreste reagito di fronte a un simile tradimento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia vi ha colpito, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altri racconti emozionanti.